quando sei in front of house e devi fare uno spettacolo, devi cercare di gestirti un po' le emozioni. So che non si opera al cuore nessuno, però quando è tutto buio, devi iniziare uno spettacolo e sale un po' di tensione. Sono Nicolas Di Fonzo, lavoro in Disguise, vivo a Milano e sono un technical specialist. Ho iniziato nel 98, in una ditta di Milano, Laser Entertainment. Sono perito elettronico e cercavano un ragazzino che avesse appunto studiato elettronica. Ho imparato come tecnico e si faceva un po' di tutto. Su laser show c'erano schermi ad acqua, fly guys, macchine del fumo, luci, audio, un po' di tutto. E quando sono iniziati ad arrivare i primi videoproiettori mi sono innamorato un po' troppo, però mi è piaciuto un sacco. Tendenzialmente sì, mi piaceva mettere in play i filmati. Quello che facevo al tempo ero dipendente, finito l'orario di lavoro io timbravo e smontavo le cose, me le montavo in showroom, mi mettevo a studiare. Poi mettevo tutto a posto e me ne andavo e c'era molta autonomia di poter imparare anche, quindi fuori anche dalle ore di lavoro mi mettevo a studiare. E quello che mi ha fatto cambiare e passare il video sono stati appunto i primi videoproiettori che erano stati acquistati, e quindi potevo mandare in play dei filmati, sembra stupido ma mandare in play filmati mi piaceva molto. E la prima volta che abbiamo fatto con 2 proiettori un'immagine in blending mi è piaciuto un sacco quello che era, e mi piaceva un sacco il video, però la ditta era appunto multimedia show, non si improntava nel video, allora ho deciso di spostarmi in un'azienda che facesse solo video e così ho fatto, e anche lì ho iniziato a imparare, stesso discorso. Sono diventato in breve tempo responsabile di tutto quello che erano i media server, mixer grafici, queste cose qua. A un certo punto è arrivato un software che si chiama D3, che mi è piaciuto un sacco perché interfaccia 3D. Ho iniziato a lavorare all'estero, ho iniziato a usare D3 più spesso e ho iniziato a fare freelance e lavorando con svariate ditte all'estero. E da lì ho iniziato a lavorare molto con D3 perché veniva usato nei medium large shows, quindi c'erano tutte queste proiezioni negli stadi, cose molto più grandi. E a me piaceva un sacco. Io ero sia on-site manager, quello che principalmente mi avevano chiesto, però avevo anche richiesto di poter fare l'operatore perché è la cosa che mi faceva più divertire. Quindi facevo a volte on-site manager, a volte operatore, insomma. E da lì abbiamo iniziato a far parte di spettacoli appunto anche grandi in diverse parti del mondo. È successo poi che appunto quando sono tornato in Italia come freelance collaboravo con diverse aziende sempre all'estero, e succedeva che mi occupavo della preproduzione, quindi mi occupavo appunto ero coinvolto tra la ditta che si occupava di mettere le macchine fisiche in allestimento, e i ragazzi, i content guys che producevano i contributi, e l'agenzia. È successo che poi appunto D3, il software D3, la software house si chiama, Disguise, mi ha fatto una proposta e mi hanno assunto. Quindi vado in diverse parti del mondo a aiutare dei clienti che hanno bisogno nelle istallazioni più importanti, E a volte mi capita di fare dei training, a volte mi capita di fare delle cose come ho fatto qua con questi ragazzi, che non è un training, non è un workshop, è un qualcosa in mezzo. Non so se si può chiamare masterclass o workshop o quello che è. Per me è sempre una cosa nuova, è interessantissimo, è la prima volta che mi succede, sinceramente mi ha un po' emozionato. È bello da vedere, insomma. Chiaramente loro si occupano di luci, qui è tutto luci, io sono l'intruso, però gli ho fatto vedere a questi ragazzi un po' come si può usare D3 con il banco luci, in questo caso era l'MA, e vedere un po' il workflow, come utilizzarlo con il banco luci, che è poi quello che facevo io da freelance. Quello che tante persone fanno nel mondo. Nel live si tende a usare il media server D3 con il banco luci. Quindi gli ho fatto vedere un po' queste cose qua del software, mi ha speso una mattina insieme. Penso che fossero interessati, mi auguro. Spero che sia stato apprezzato da loro. Quello che mi viene da dire è che serve in questo settore, credo, sì, di avere un approccio, la voglia di imparare,
la voglia di studiare e applicarsi e imparare, sì, testa bassa. Si parla di fare degli show, quindi la mentalità bisogna cercare di controllare le proprie, non emozioni, ma quando sei in front of house e devi fare uno spettacolo, devi cercare di gestirti un po' le emozioni. So che non si opera al cuore nessuno, però quando è tutto buio, devi iniziare uno spettacolo e sale un po' di tensione. Vabbè, con Ermanno c'è un rapporto, Ermanno è una persona, adesso non perché siamo in RM, cioè è una persona speciale, fantastica, ma non solo lui. È proprio un gruppo di persone in questa azienda che sono particolari. Non so se è perché è una questione della regione, la Romagna o... Comunque vabbè, persone particolari. L'ho conosciuto credo quando io ho iniziato a essere freelance, lui e Marco. Lui organizzava dei corsi, delle demo e io come freelance lo raggiungevo e andavamo in giro col furgone, col furgoncino, dai clienti. E, vabbè, lui organizzava tutto, io aiutavo solo a mostrare il prodotto di 3 e tutto. E sì, andavamo in giro con Ermanno a fare le demo. E poi organizzavo i corsi qua in RM, è iniziata così insomma. E poi adesso io sono assunto, comunque ogni tanto ci succedono le cose, loro sono distributori e quindi ci si rincorre, a me fa un sacco piacere. Sì, è nata così la cosa con RM. Come interessi sì, cioè, diciamo lo sport, mi piace andare a correre. A un certo punto Giovanni Pinna, che lui corre da tanti anni, praticamente cosa ha fatto? Mi ha detto, anziché correre a cazzo, mi ha dato delle tabelle, delle cose, mi ha insegnato un po' a coltivare meglio questa passione e l'ho preso come cosa quotidiana sostanzialmente. Quindi ho la corsa che mi fa star bene, e legato alla corsa è successo che, siccome poi durante il giorno bisogna lavorare, ero stanco per guadagnare energie, ho deciso un anno fa per lavorare allo Eurovision, mi alzavo presto per andare a correre in palestra e poi dovevo andare a lavorare 8:30 e allora cosa ho fatto? Ho iniziato a non bermi più le birrette alla sera. Ho tolto l'alcol completamente per guadagnare energie e mi sto costringendo a leggere sempre almeno 10 pagine di un libro al giorno e sto leggendo parecchio e queste cose insieme mi aiutano durante il giorno, quando lavoro, ad avere la testa più non so, concentrata. Sarà che sto invecchiando e ho bisogno di queste cose, ma mi aiuta molto questa cosa qua.